Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo video conosceremo un abitante del bosco dall'andatura molto simpatica, ovvero il tasso, e osserveremo anche come trascorre il suo tempo e come interagisce con gli altri animali. Il tasso presente in Italia è il tasso europeo, Meles meles, mentre gli altri tre tassi appartenenti allo stesso suo genere sono il tasso giapponese, il tasso del Caucaso e il tasso asiatico. Sono noti anche il tasso del miele e il tasso americano, che però non sono strettamente imparentati con esso. Condividono soltanto la famiglia di appartenenza, ovvero quella dei mustelidi, che per intenderci è la stessa a cui appartengono anche le lontre e le donnole, per citarne alcune. E tra i mustelidi esso è uno dei più grandi, infatti il peso del suo corpo tozzo e ben piazzato va dai 10 ai 20 kg ed è lungo fino a 90 cm. Il tasso europeo abita per l'appunto l'Europa, ma è presente anche in alcune porzioni del Medio Oriente e in Italia si trova quasi ovunque tranne che in Sicilia e Sardegna. Nello specifico è un abitante delle aree boschive con fitto sottobosco e si adatta anche alle aree cespugliose e alla macchia mediterranea. Nell'arco alpino raggiunge persino i 2000 metri se c'è un'adeguata vegetazione ed evita invece le aree costiere e quelle paludose. Le dimensioni del suo territorio variano in base alla disponibilità di cibo, vanno dai 30 ettari nelle aree più ricche fino ai 150 in quelle che lo sono meno. Inconfondibile è la colorazione della sua faccia, che fa sì che si noti subito, e proprio per questo gli è più utile come avvertimento per i nemici piuttosto che per mimetizzarsi, ed è caratterizzata da una forma allungata e due strisce longitudinali nere su sfondo bianco, che partono da un po' più sopra del muso e attraversano la zona degli occhi e delle orecchie fino al collo, dove sfumano verso il grigio, che è il colore che caratterizza il resto del corpo. Mentre la gola e le zampe sono nere e le grandi orecchie arrotondate sono contornate di bianco. Il rinario, ovvero la parte nuda intorno alle narici, è molto muscolosa e flessibile e il senso che utilizza di più è proprio l'olfatto, poiché la sua vista è un po' scarsa, mentre l'udito è paragonabile a quello umano. Esiste un'antica distinzione popolare che riconosce due tipologie di tasso, il tasso maiale, dall'aspetto paffuto, e il tasso cane, che si presenta più smagrito. In realtà però si tratta della stessa specie, il tasso europeo, solo osservata in due periodi dell'anno differenti. Infatti i tassi si presentano più grassi in autunno, dopo aver mangiato tanto durante l'estate, e più magri e asciutti in primavera, poiché durante la stagione fredda bruciano le riserve accumulate. Il tasso è un animale che esce soprattutto di notte, mentre di giorno si ritira nella sua tana scavata nel terreno e trascorre il suo tempo pulendola e ampliandola frequentemente, e riesce a farlo grazie alle sue zampe forti e alle unghie lunghe e resistenti molto adatte a scavare. Tali tane possono anche essere secolari, si tramandano infatti di generazione in generazione e sono composte da gallerie del diametro di 20-30 cm, con camere abitative collegate tra loro. Inoltre hanno parecchie uscite verso l'esterno e alcune di queste servono semplicemente per arieggiare l'ambiente ed è possibile individuare le aree in cui si trovano per la presenza di abbondante terreno smosso. Prima dell'inverno foderano le camere con foglie secche, muschio e felci, che hanno cura di sostituire quando necessario o portare fuori durante il giorno per asciugare e riscaldare al sole. Vivono in gruppi, di solito formati da 4-5 elementi, ma possono essere anche di più, e all'interno della stessa tana possono abitarci anche più nuclei familiari, aventi ognuno un proprio ingresso e almeno 3 camere, e quando un componente viene a mancare lo ricoprono di terra e chiudono l'ingresso della camera. Spesso la tana del tasso viene condivisa da altre specie animali, come l'istrice o la volpe, che per evitare problemi mantengono ovviamente la giusta distanza e utilizzano possibilmente ingressi separati, e dove gli areali si sovrappongono, l'abitazione viene condivisa anche con il cane procione. Se il clima in inverno è particolarmente rigido, il tasso si barrica nella sua tana e chiude l'ingresso con la terra. Mentre, dove il clima è un po' più mite, non va in letargo, ma rallenta comunque il suo metabolismo e in caso di periodi particolarmente freddi rimane al chiuso per qualche giorno.
Tra i suoi potenziali predatori figurano il lupo, l'orso, la lince e i cani randagi, che tuttavia, se non sono spinti da estrema necessità, non lo privilegiano come preda, essendo più difficile di altre da catturare. Durante i combattimenti il tasso può emettere una vasta gamma di suoni, come ringhi, sbuffi, abbai o brontolii, e in caso di pericolo anche acute grida, e inoltre drizza la coda e arruffa il pelo. La sua dentatura lascia intuire che si tratti di un onnivoro, infatti la sua alimentazione spazia tra una gran varietà di specie, sia animali che vegetali, che reperisce a terra o nel sottosuolo, e oltre che di insetti, rettili e topi è anche un abile cacciatore di ricci, pollame e giovani conigli, poiché dietro il suo aspetto dolce e tenero si nasconde il temperamento di un predatore. Le coppie restano insieme tutta la vita e il maschio si unisce esclusivamente con la sua compagna, mentre le femmine non sono così fedeli ed è per questo che soprattutto in certi periodi i maschi diventano estremamente territoriali e cercano di tenere il più possibile alla larga i loro rivali. All'interno del gruppo non tutte le femmine possono portare avanti la loro cucciolata, infatti ad alcune vengono tolti subito, poiché esiste una gerarchia e quelle che stanno più in basso devono aiutare le altre ad allevare i loro. Di solito nascono da 1 a 5 piccoli che vengono dati alla luce in camere a loro dedicate. Alla nascita pesano pochissimo, dai 75 ai 132 grammi, hanno un leggero pelame grigiastro e gli occhi chiusi, mentre raggiunti 2 mesi avranno completato la loro pelliccia e cominceranno a scorrazzare al di fuori della tana e verranno svezzati tra i 3 e i 5 mesi. Grazie per aver guardato questo video. Se volete conoscere altri animali e volete supportare il canale, iscrivetevi e condividete. Vi mando un saluto e a presto!